bentornati a un nuovo episodio del podcast con Team Blondie. Bonjour. Buonasera. Continuiamo con le nostre recensioni prese da Netflix per ora e parliamo di una serie TV che è da qualche anno che e quest'anno c'è stata la sua serie finale finalmente. Non se ne poteva più. No, scherzo, in realtà mi è piaciuta tanto, quindi Sì, ma diciamo c'è stato praticamente dal 2023 tutto il 2024 che è in attesa e poi è uscito finalmente nel 2025 e tra l'altro l'attore protagonista non voleva neanche farlo, però è stato convinto. sì, diciamo che lui non voleva fare proprio la serie. Stiamo parlando della serie You. Quel mitico stronzo di Goldberg, sì, ma mi ero papina anche per quello. È proprio un personaggio da lasciarmi perdere. Sì, diciamo che chi l'avrà vista può capire. E spesso e volentieri nei film, nelle serie TV, eccetera, viene molto romanticizzato, sempre magari l'uomo violento, insomma, eccetera, come anche la stessa cosa vale anche per la donna, non è che... E lui appunto non voleva fare questa serie Certo. all'inizio perché non voleva far passare per una cosa giusta un comportamento sbagliato, Certo. un comportamento tossico di un uomo. Ma poi appunto l'hanno convinto dicendo che proprio avere questa consapevolezza che è sbagliato, che quest'uomo sta facendo tutto sbagliato, si sta comportando in modo sbagliato, è una cosa in più e poteva farla in modo Più consapevole. esatto. E praticamente per chi non ha vista la serie You, in pratica Vabbè, chi la vuole ancora vedere spenga tutto e se ne vada. Vada a vedersela. Perché qui ci saranno dei spoiler. sì, perché appunto questo Joe Goldberg qua è una persona che insegue sempre l'amore, diciamo l'amore perfetto e Vabbè, l'amore è perfetto, però nella testa sua. sì, il suo amore ideologico, Cioè, lui idealizza tanto una Sì. donna. Quando la incontra, la comincia già a farla, non so, di fantasia, va di fantasia. a parte che nella prima serie era uno stalker number one. Vabbè, ma anche nelle altre. Vabbè, anche nella seconda un po' lo era. Sì, Poi un po'. nella terza l'abbiamo un po' perso. Sì. Nella quarta non si è capito niente. Io la quarta, vi giuro, l'ho vista, Quando lui era professore lì a Londra, dove cazzo era? ma quasi non me la ricordo ed era tutta non so, un via vai di gente che non ho capito niente. E appunto la quarta era anche finita col fatto, allora nella prima serie ha fatto fuori quella ragazza, quella scrittrice, la Becklib, che voleva scrivere un libro, poi lei aveva scoperto che lui era un serial killer. Cosa cazzo era? Ha scoperto, mi sembra, una scatoletta nascosta nel bagno dei denti, l'ha fatta fuori. Nella seconda serie aveva conosciuto un'altra, Love, sì, quella là che poi ci ha avuto un figlio. sì. Poi aveva conosciuto quell'altra di colore, se non sbaglio, anche. Sì. Cioè, una lista. E ognuna di queste è la cosa che mi stupiva. Ogni volta che conosceva una di queste persone qua diceva questa qua come lei non ce n'è. Come lei non ce n'è, sto benissimo, mi sento rinato. Però capitava un qualcosina che lo faceva dubitare quella stronza di... No, ma più che altro è sempre lì il discorso. Lui idealizzando tantissimo la ragazza, quindi prima di conoscerla si faceva già un'idea di lei, la fantasia di lei. E poi, giustamente, quando tu conosci una persona, il 99% delle volte non è così come te la sei immaginata nella tua testa, perché la tua fantasia è tutta un'altra storia. E quindi lì cominciava a vedere delle cose che non gli stavano bene,
che lo facevano, che poi erano dei comportamenti assolutamente normali, Certo. cioè tutte ste ragazze in tutte queste, diciamo, stagioni, a parte vabbè Love, che era peggio di lui forse. Io ho sperato che lo uccidesse veramente lei, perché non ho potuto più manche io. Che cazzo, eh? Sì. Ci sarà un altro Bing anche qua. No, Uno Stang. no. Perché Lui, adesso lui si sta riferendo. Allora, io sto editando dei video Certo. anche per YouTube e c'è stata un'informazione che ho detto di troppo, ma purtroppo non mi faceva ritagliare l'audio, allora ho dovuto inventarmi qualcosa di bello. si sente un poppy. Si è sentito un poppy o un cosa che non, qualcosa che è anomalo nei prossimi cose, vuol dire che era una cosa che abbiamo detto che non dovevamo dire, è stata copessa e sepolta, un bello slang. E quindi adesso mi sta prendendo in giro. Vabbè, comunque la cosa che a me dava fastidio di questo Joe Goldberg è che comunque cadeva sempre in piedi, cazzo, no? Oh, gli andava sempre bene di culo, a volte si trovava proprio nel momento giusto, al posto giusto, e che cazzo, ma ti posso capire magari una volta ma lui era sempre Esatto, era, diciamo, Era- alla prima stagione non tanto, diciamo, si sente, alla seconda si sente pochino, più o meno. Diciamo sono cose tra virgolette che possono capitare, quindi uno, però dopo la terza stagione in poi sì, il pensiero è quello, dici ma è Certo. possibile che sto ragazzo c'ha veramente si una trova fortuna veramente. Li va a cercare quello là, lo trova in mezzo ai piedi praticamente. Oppure anche come è finita anche la quarta serie, che ho detto cazzo, finalmente si lancia in acqua, si fa annegare, no, lo vanno a salvare, vaffanculo, Ed è stata la ragazza sì, quella che poi è diventata sua moglie. Poi da come era finita la quarta serie, che ho detto porca zozza, si era poi diciamo sposato una che era diciamo un capitale, si era ripulito il nome, lì proprio mi giravano troppo le balle, era ritornata a noi, cioè come se nulla fosse, e l'avevamo fatto perché anche lei aveva un suo passato un po' losco, diciamo un po' brutto, allora si paravano con la vicenda. sì. Solo che anche in questa situazione, ragazzi, sposato da 3 anni, è riuscito a recuperare anche suo figlio, Sì. che l'aveva data. Che cazzo vuoi di più? È ripulito? No, deve andarsi a rompere i coglioni ulteriormente. E perché c'era, vabbè, un'altra situazione che poi, se vai bene a vedere, alla fine di questa serie qua, alla fine poi tutti si sono presi le loro responsabilità. Sì. Lei ha rinunciato alla leadership, l'ha data qua. L'avesse fatto da tutto inizio. Sì, infatti. Ma vabbè, si sapeva, cioè, io non so, essendo che già sapevo che era la stagione finale, quindi ovvio che la speranza era che comunque lo arrestassero, comunque che, Io preferivo che lo, vabbè, boppi. che lo popi. Lo boppizzavano di brutto. E anche 2 twitterate in testa. E invece no. Ma anche fino alla fine comunque della quinta, cacchiarola, era giù, era praticamente, poteva essere finita arrostito, no, quello là la va a prendere, vaffanculo, lascialo laggiù, lascialo. Era in fin di vita, no, lo ricura, perché l'obiettivo di questa qua poi era recuperare, fare pulire il libro che aveva scritto quella là, che lui ci aveva messo, si era accorta leggendo che il libro di Beck, quella prima, ha avuto diciamo discreto successo. Leggendolo lei si era accorta che c'era qualcosa che non andava nel filo narrativo dell'opera, e quindi pensava che ci fosse l'opera diciamo lo zampino suo, e infatti c'era, e infatti gli dice appunto, minacciandolo con la pistola, di levare tutto quello che aveva modificato lui, perché poi lo avrebbe rieditato come era imperfetto, però è l'opera integrale, diciamo, che ci ha messo, senza averci messo le mani lui. Sì, mi è piaciuta, diciamo, mi è piaciuto il fatto che la quinta stagione si collegasse molto alla prima, Sì. perché è come se si chiudesse un cerchio, no? Cioè, È ritornato nella libreria. sì, è ritornato nella libreria, l'avevo proprio comprata
e lì aveva conosciuto questa ragazza appunto e si era invaghito di lei. E data la grande possibilità economica che aveva, non è che aveva comprato solo la libreria, tutto il palazzo. Tanto... Esatto. E sarebbe figo andare a New York a vedere se c'è ancora questa cazzo di libreria. Sai Si che chiama non- Moody's. Sarebbe andare entrarci dentro, magari sai, dici cazzo, se nel Ma senso. c'è? Sì, Ah, sicuro. boh, non lo so. Perché Vediamo. secondo me c'è. Vabbè, tu parla, io intanto faccio le mie ricerche. Si le googlizza un po' un attimo. E un'altra cosa un po', diciamo, non dico anomala, però sotto questa libreria qua, chi ha visto sia la prima serie che la seconda, se non sbaglio, che l'ultima, in fondo c'è una gabbia una teca, una grossa teca di cristallo trasparente che si usa per sì, esiste. L'ho trovata, c'è. Esiste, quindi sarebbe figo andare là e andare a vedere. E sotto questa, diciamo, libreria c'è una teca speciale dove vengono conservati i libri a temperatura costante, un po' come i sigari, no? Che non devono essere Ma troppo sì, ma perché sono libri vecchi, no? libri vecchi, un po' anche come ci sono tutte le, cioè, chi ha chi ha delle scritture molto antiche che hanno anche molto valore, per conservarle al meglio devono essere a temperatura e umidità controllata. Però lui lo usava per imprigionare persone. Vabbè, ci teneva anche dei libri, diciamoci. Ogni tanto io mi chiedevo, ma ogni Ogni volta tanto. ogni volta che ci buttava una persona dentro, dove li buttava i libri? Poi c'è stata anche una volta che stava buttata dentro con i libri, con l'istituto dei libri, minchia, ha distrutto un capitale. Sì. Infatti, boh. E quindi veniva usata anche per, tra virgolette, torturare o per far confessare persone che lui poi per far leva, che anche lui era stato chiuso dentro ma non minacciato a morte per essere più diligente. Metodologia sbagliata che aveva cioè l'ex proprietario della libreria che ci aveva chiuso lui. Però magari anche ci sarà veramente in questa libreria quando ti poi scendi sotto per vederti la teca, no? Non c'è. Vorresti visitarla? Ti Certo. chiudo dentro? No, chiudere dentro no, però. E poi lui c'ha sempre la chiavetta di riserva, anche lì un'altra cosa che Sì, in quinta stagione, da una scena all'altra si passa che Joe aveva, cioè era tutto a posto, nell'altra scena c'aveva sta mano bendata. Io ci avevo fatto nel senso caso la mano bendata, però ho detto magari andando avanti con, diciamo, le cose si capisce dove si sia fatto male, perché cioè uno non va mai a pensare. Invece raga, lui aveva previsto che lo chiudessero dentro, che a lui serviva sta chiave e quindi lui se l'era cucita. nell'avambraccio. Mamma, mi Cioè, faceva senso. anche quella cosa lì ho pensato, ma minchia, ma come cazzo non è possibile. Cioè lo beccano, lo buttano dentro, poi lui aveva anche un posto segreto dentro la gabbia, che però lo sapevano anche gli altri, infatti aveva lavato la chiavetta da dentro. A quel punto lì sai cosa facevo? Per essere più sicuro, prendevo una sedia e vaffanculo contro la maniglia, poi tutte le chiavi del mondo e non esci, o metterci qualcosa, un mobile contro, sai, una cosa così. A volte le cagate sembrano le cagate più stupide, però sono quelle più efficaci. E quindi una serie sì, che consiglio, vi farà incazzare cioè personalmente a me mi ha fatto un po' disappuntato in molti punti per il culo di Joe e la fortuna che ha avuto, diciamo, a cavarsi in situazioni che qualsiasi altra persona, cioè Mission Impossible, ti può capitare bene una volta ma cazzo succede di seguito. E quindi chi ha possibilità di andare a New York vada a visitare la libreria Moody's, quella di You, e poi ci mandi delle foto.